Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme queste graziosissime mini coffe siciliane, ideali sicuramente per bomboniere, sacchettini, segnaposto, portachiavi e anche per appenderle, comunque per inserirle in delle borse, quindi come ciondolino. E visto anche la moda del momento, si possono utilizzare anche come collana, inserendo una collanina o fatta all'uncinetto con delle perline oppure di acciaio. Possiamo comunque indossarle della tonalità del colore comunque che ci piace. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto. Lì, oltre le anticipazioni dei video che poi porterò qui sul canale, avremo modo di interagire, come già state facendo e stiamo facendo, anche per farmi vedere i vostri capolavori che cortesemente mi inviate nella pagina, quindi eseguiti dai miei tutorial, e anche per delle richieste più particolari. Per questo progetto oggi utilizzeremo il lilla numero 5, quindi cotone numero 5 lilla e cotone numero 5 rosa, perché la faremo appunto di queste due tonalità. Poi avremo bisogno uncinetto 1,75, un inserto da applicare al centro. Voi potete utilizzare tranquillamente ciò che avete, una perlina, un bottoncino, comunque la qualsiasi decorazione avete in casa, un marcapunti, poi un pochino di imbottitura per imbottire alla fine la nostra borsettina e la colla a caldo. Prendiamo il cotone lilla, facciamo un cerchio magico, entriamo con l'uncinetto, tiriamo il filo, facciamo una catenella, prendiamo il filo sull'uncinetto e lavoriamo nel cerchio 8 mezze maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tiriamo la codina, quindi la stringiamo e chiudiamo con maglia bassissima, una catenella e nello stesso punto rientriamo con una mezza maglia alta, filo sull'uncinetto e nello stesso punto ne facciamo un'altra. Quindi ora dovremo fare un aumento per ogni punto sottostante, quindi 2 mezze maglie alte per ogni punto sottostante, e ci ritroveremo alla fine con 16 mezze maglie alte. Arrivati qui alla fine, non chiudiamo con maglia bassissima, ma facciamo una mezza maglia alta nella prima che abbiamo fatto. Ci segniamo questo punto, che per noi è il primo punto, e facciamo una mezza maglia alta su ogni punto sottostante, quindi alla fine avremo sempre 16 mezze maglie alte.
Arrivati alla fine sganciamo il marcapunti, prendiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo direttamente nel primo punto che avevamo marcato, lo rimarchiamo e facciamo un altro giro di mezze maglie alte, maglia su maglia, quindi 2 giri consecutivi. Poi se volete ottenere una borsetta, una coffa più grandetta, basta aumentare il giro iniziale. Quindi noi abbiamo fatto l'inizio con un giro di aumenti, quindi un aumento per ogni punto. Se volete ottenere una coffa più grande, potete fare un altro giro di aumenti, quindi un punto e un aumento, un punto e un aumento, ed allargate il fondo. Dopodiché procederete come sto procedendo io, quindi la procedura è uguale e si può fare grande quanto si vuole. Quindi terminiamo insieme il giro di maglia su maglia, quindi di mezze maglie alte sulle mezze maglie alte, fino ad arrivare appunto al marcapunti. Stiamo effettuando quindi una lavorazione a spirale. Arrivati qui al marcapunti lo sganciamo e lavoriamo sempre una mezza maglia alta nel primo punto che andiamo a rimarcare e quindi a segnare. In questo giro procederemo con gli aumenti, quindi un punto l'abbiamo fatto, il primo che è marcato, nel punto successivo faremo 2 mezze maglie alte nello stesso punto. Nel punto seguente lavoreremo una mezza maglia alta, quindi alterneremo 2 mezze maglie alte nello stesso punto con una mezza maglia alta. Quindi continueremo gli aumenti che si fanno solitamente per ingrandire il cerchio, quindi la lavorazione comunque in tondo. Arrivati alla fine sganciamo il marcapunti, rientriamo sempre con una mezza maglia alta nel punto che avevamo marcato e riagganciamo, quindi rimarchiamo il punto. Questo giro dovremmo fare maglia su maglia, quindi abbiamo fatto il giro di aumenti, ora lavoreremo una mezza maglia alta su ogni mezza maglia alta sottostante. Arrivati qui alla fine sganciamo il marcapunti, rientriamo nel primo punto, lo rimarchiamo e facciamo un altro giro di aumenti, quindi dobbiamo fare 2 mezze maglie alte più un aumento. Il primo punto l'abbiamo fatto, andiamo al prossimo e facciamo un'altra mezza maglia alta, nel successivo faremo l'aumento, quindi 2 mezze maglie alte nello stesso punto.
Quindi procederemo facendo una mezza maglia alta, un'altra mezza maglia alta e nel punto seguente 2 mezze maglie alte nello stesso punto fino alla fine del giro. Alla fine ci dobbiamo ritrovare, siamo partiti comunque da 8 mezze maglie alte, con gli aumenti siamo arrivati a 16, con il primo aumento siamo arrivati a 24, con questo aumento arriveremo a 32 mezze maglie alte. Arrivati qui alla fine abbiamo terminato con l'aumento. Ricordatevi che quando facciamo il giro degli aumenti l'ultimo punto deve essere sempre un aumento e così capiremo se è stato distribuito, gli aumenti sono stati distribuiti correttamente. Sganciando il marcapunti rientriamo nel punto marcato, lo riagganciamo e qui lavoriamo un giro punto su punto, quindi una mezza maglia alta per ogni punto sottostante. Quindi ripetiamo che devono essere 32 mezze maglie alte. Arrivati alla fine sganciamo di nuovo il marcapunti, entriamo nel primo punto e facciamo l'ultimo giro di aumenti. Quindi dobbiamo lavorare 3 mezze maglie alte più un aumento, che sono 2 mezze maglie alte nello stesso punto. Il primo l'abbiamo lavorato, lavoriamo la seconda mezza maglia alta e la terza. Nella quarta faremo un aumento, quindi 2 nello stesso punto. Quindi continueremo così e alla fine ci dobbiamo ritrovare con 40 mezze maglie alte. Quindi facciamo il secondo, terzo e nel quarto punto faremo 2 mezze maglie alte nello stesso punto. Terminato il giro, sempre con l'aumento, sganciamo e facciamo un giro di mezze maglie alte punto su punto. Quindi rimarchiamo il primo punto e lavoriamo una mezza maglia alta per ogni punto sottostante, sempre 40 mezze maglie alte. Arrivati all'ultimo punto sganciamo il marcapunti e lo possiamo levare, perché entreremo con maglia bassissima. Ora ci dobbiamo fare il calcolo per i manici. Quindi io in questa coffetta lascerò 5 punti di base per poter, quindi come distanza dei manici, per non mettermi a segnare e quindi a contare e cose varie. Il calcolo che si deve fare, anche se realizzate una coffetta più grande, dovete fare questo calcolo. Abbiamo 40 punti, lasciando 5 maglie per i manici da una parte e dall'altra ci ritroveremo con 10 punti. 40 meno 10 uguale 30, 30 diviso 2 15, quindi i punti che dobbiamo distribuire nelle parti laterali sono 15 e i punti centrali sono 5. Quindi qui dove siamo arrivati con la lavorazione e col marcapunti la prenderemo come parte laterale. Abbiamo chiuso con maglia bassissima, facciamo una catenella, rientriamo a maglia bassa, quindi facciamo una maglia bassa e ci lavoriamo 8 maglie basse.
perché dobbiamo fare appunto la metà, circa la metà della parte laterale. Quindi in questo caso io ne lavorerò 8. A termine mi dovrò ritrovare con 7 maglie basse. Quindi ho fatto la prima, mi lavoro seconda, riprendo la lavorazione con catenella, rientro nello stesso punto, maglia bassa e mi lavoro maglia su maglia, quindi una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante fino ad arrivare al manico, dove lavorerò 10 maglie basse. Quindi è sempre una maglia su ogni maglia sottostante. Arrivati qui al manico, entriamo e facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi entrando direttamente rientriamo nel primo punto che abbiamo a disposizione e continuiamo a fare le nostre maglie basse. Quindi facciamo così per tutto il giro, ricoprendo anche l'altro manico. Arrivati qui alla fine ci chiudiamo nel primo punto che abbiamo fatto con maglia bassissima e abbiamo terminato la lavorazione della nostra mini coffa. Veramente semplice e veloce soprattutto da fare. Qui possiamo tagliare il filo, lo agganciamo, stringiamo forte, dopodiché ce lo tiriamo dentro la lavorazione facendolo passare poi fra le maglie e quindi tagliandolo definitivamente. Lo facciamo passare all'interno di qualche punto, dopodiché lo possiamo tagliare. Ora dobbiamo fare le decorazioni, queste piccole decorazioni per decorare la nostra borsetta. Voi potete decorarla come meglio credete, potete anche fare la mini coffetta e poi inserire degli inserti che avete voi magari a casa, oppure che potete acquistare, dei pompon, potete mettere delle perline, la potete comunque arricchire e decorare come meglio credete. Io vi faccio vedere quello che ho, diciamo, utilizzato io, però poi è libera scelta decorare la coffetta. Prendiamo il cotone rosa e facciamo la decorazione, quella là che verrà applicata tutto intorno. Quindi facciamo un cappietto che stringeremo e qui lavoriamo 4 catenelle,
2, 3, 4. Filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella e facciamo una maglia alta. Poi 3 catenelle, filo sull'uncinetto ed entriamo nelle asoline di chiusura delle due precedenti, quindi catenelle e maglia alta, e facciamo una maglia alta. 3 catenelle, entriamo, guardate, in queste asoline che si sono formate dall'unione delle precedenti due, ci tiriamo il filo e facciamo una maglia alta. Quindi facciamo degli occhielli che però danno una decorazione tipo a merlettino. Questi ne dobbiamo fare per ricoprire tutta la circonferenza superiore della coffetta, quindi ne lavoriamo mano a mano, magari possiamo andare a misurarli e così poi li possiamo inserire. Per la mia coffetta io ne ho lavorate 16, quindi 16 occhielli, quindi mi posso fermare. Taglio il filo, faccio passare all'interno, così lo fermo e blocco il tutto, e questa è pronta. Dopodiché prepareremo questa parte dove incastrare il nostro cristallo, che poi per voi può essere una perlina, può essere comunque un'altra decorazione. Quindi lavoreremo questo contorno ed è molto semplice anche questo a fare, perché faremo il cappietto, stringeremo, facciamo 2 catenelle, entriamo nella prima catenella e facciamo una maglia bassa, una catenella, entriamo nelle asoline che abbiamo chiuso la maglia bassa, tiriamo il filo e facciamo una maglia bassa, una catenella, entriamo qui dove abbiamo appena chiuso, prendiamo tutte e due le asoline, maglia bassa, una catenella, rientriamo qui, maglia bassa. Io solitamente sono 4, ne ho fatte 6, quindi facciamo la quinta, poi catenella, rientriamo e facciamo la sesta maglia bassa. Meno. Praticamente chiuse in cerchio ci deve venire il piccolo foro, quindi ci chiudiamo nella prima maglia con maglia bassissima e abbiamo ottenuto questo cerchietto sempre dalla forma un po' particolare. Tagliamo il filo, lo tiriamo e lo agganciamo a qualche maglia nella parte dietro, così lo leviamo, anche perché poi verrà inserito con la colla a caldo, quindi in ogni caso tutti i fili vengono bloccati dalla colla.
Lo potete inserire anche con l'ago. Chi non ha dimestichezza con la colla a caldo o ha difficoltà, lo può inserire sia questo che l'altra decorazione, li può cucire. Lasciate il filo un pochino più lungo e poi lo cucirete. Questo è il cerchietto che abbiamo appena formato. Ora possiamo prendere la colla a caldo e terminare la nostra borsetta. Prima però inseriamo un pezzetto di imbottitura all'interno, solo per dare una forma più definita. Ne prendiamo un altro pezzetto, non c'è bisogno che lo riempiate tutto. Dopo aver fatto questo possiamo iniziare ad inserire l'inserto davanti. Quindi prendiamo il cerchietto che abbiamo fatto, prendiamo il centro all'incirca della nostra, potete fare riferimento al centro del manico, e mettiamo un goccino di colla a caldo. E lo inseriamo. Prendiamo il cristallino, mettiamo un goccino di colla a caldo all'interno del foro e appoggiamo il cristallo. Quindi pressiamolo un pochino per attaccare. Ora prendiamo la striscia, iniziamo non dalla parte proprio laterale, un po' più in là, perché diciamo che questa è la parte davanti, quindi iniziamo da qua e prendiamo come riferimento la striscia delle maglie sotto il manico e iniziamo ad attaccare la nostra striscia. Avete visto? È la striscia proprio sotto il manico. Prendendo come riferimento quello della lavorazione vi verrà molto semplice. Quindi inseritelo piano piano, la inserite anche nella parte dietro, vi conviene farlo a poco così la colla a caldo non si asciuga e quindi non vi create nessun tipo di problema. Qui arrivate alla fine, attaccate prima la parte iniziale e questa la andrete ad attaccare di sopra. Perfetto. E la nostra coffetta è pronta. Ora all'interno dobbiamo attaccare solo le due parti dei manici, quindi mettiamo un goccino di colla a caldo da questa parte, mi raccomando non ne mettete tanta, e un goccino da questa proprio nella base dei manici. Avvicinate le estremità e attaccate solo questo pezzetto, lasciando liberi questi e lasciando liberi
le parti appunto laterali e la nostra coffetta è pronta. Vi potete sbizzarrire con colori, tonalità diverse, ne potete fare quanto ne volete, proprio sono pure dei simpatici regalini da fare con appunto portachiave, come ciondoli, anche come segnaposto. Inserirli, magari fare dei piccoli sacchettini bomboniera e quindi a posto di imbottirli inserire il sacchettino con i confettini che esce fuori appunto dalla borsetta. Potete comunque creare e realizzare tutto ciò che volete. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.